Salve a tutti! Sul banco abbiamo una PS2 Slim modello 700004. Non legge nessun disco. C'è il disco all'interno, originale. Lo facciamo caricare. Ecco, la schermata è impossibile leggere il disco. Questo lo fa con qualsiasi tipo, ho provato a cambiare più dischi, ma il risultato è sempre lo stesso. Allora, al 90% l'ottica è passata a miglior vita. Apriamola e vediamo cosa possiamo fare. Per aprirla dobbiamo rimuovere questi tappi. Rimossi i tappi avremo accesso alle viti. Così potremo aprire la nostra PlayStation. Ecco fatto. L'indiziato numero 1 è questo, la lente. L'unica cosa che si può fare è tentare una taratura della messa a fuoco dell'ottica. Qualora non dovesse andare a buon fine, bisogna per forza sostituire l'ottica, anche se questo credo che sia la strada che dovrò percorrere. In più la PlayStation perde l'orario di sistema, quindi molto probabilmente la batteria di sistema, di memoria, di memorizzazione è passata a miglior vita, quindi dovrò sostituirla. Allora, per rimuovere il gruppo ottico bisogna togliere questa piastra qui, in modo da rendere libero il tutto, e sollevare questi due qui. Uno, mettendo da parte con molta cura le viti perché sono praticamente microscopiche. Ecco fatto, uno. E 2. A questo punto il gruppo ottico, ecco, qui sotto ci sono, vediamo, 2 potenziometri per la messa a fuoco. Occorrerebbe tentare la regolazione degli stessi per poi provare, riprovare se i dischi vengono letti, ma secondo me è molto meglio cambiare l'ottica, anche perché questa Play ha già qualche anno e quindi secondo me è molto meglio sostituire il gruppo ottico. Per rimuovere la flat bisogna alzare questa linguetta marrone e viene via la flat. Ok, questo è il gruppo ottico, la lente rimossa, eccola qui. Anche per sostituire la batteria di sistema che è scarica, l'orologio appunto non tiene. Ecco, questa è la batteria di sistema. Ecco come si presenta con i poli fissati con una saldatrice a punti. Cercherò di sostituirla con una 2032 equivalente di un PC. Ho scollegato il connettore, infatti come potete vedere la batteria è scarica, dovrebbe fornire 3 volt. La sostituisco con una da PC. Ok, ho collegato la nuova batteria al connettore utilizzando del nastro di alluminio, perché giustamente non avendo a disposizione una mini saldatrice a punti era l'unico modo per poterlo collegare. Anzi, non vi azzardate a effettuare saldature su questa batteria per 2 motivi. La prima è che comunque la saldatura non prende, la seconda è che se scaldate troppo questa batteria, questa vi esplode in faccia. Quindi state molto attenti. Ora con una guaina termorestringente bloccherò il tutto.
Ok, la tensione è di 3.27 volt. Ora non faccio altro che rimontarla a bordo della PlayStation. Bene, batteria montata, adesso non mi rimane che reinstallare la nuova lente a bordo della Play. Una cosa molto importante, bisogna rimuovere questa pallina qui di stagno che serve a preservare la lente da elettricità statica. Questa va rimossa perché altrimenti non funzionerebbe. Ora, come prima operazione, inserisco la flat nell'apposito connettore con molta delicatezza. Ecco qui, inserisco il cilindro metallico. Ok, una volta inserito il cilindro, mi raccomando, questa tacca qui deve entrare in questa guida contemporaneamente. Eccola qui. La lente deve poter scorrere liberamente. Adesso inserisco le viti di fissaggio del cilindro di scorrimento. Eventualmente non stringete subito, stringete dopo. Un cacciavite calamitato può agevolarvi il lavoro. Uno e 1, 2. La lente scorre liberamente. Ora non rimane che inserire la barra di trascinamento del motorino di scorrimento. Ecco fatto. Attenzione, con una lente nuova questa vite potrebbe forzare all'inizio, quindi magari avvitatela una o due volte prima e poi dopo inserite la leva di trascinamento. A posto, non mi rimane che effettuare il collaudo. Rimontato il tutto, non mi rimane che fare una prova di funzionamento. Inserisco un gioco PS2, chiudo, accendo la Play, perfetto, la nostra PlayStation 2 Slim è tornata a funzionare correttamente. Un saluto a tutti da Mr. Bolt.